Il maiale con le mele è un'antica ricetta toscana decisamente da riscoprire. Un piatto un po' fuori dagli schemi, fatto con ingredienti semplici ma con un gusto veramente speciale. Vediamo gli ingredienti per due porzioni. 400 g di spezzatino di maiale, una mela golden, un cucchiaino di semi di finocchio, uno spicchio d'aglio, mezzo dado da brodo. In un pentolino piccolo metto sul fuoco un bicchiere di acqua e ci metto il mezzo dado per ricavare il brodo che mi servirà più avanti. Prendo lo spezzatino di maiale che qui è a pezzi un po' troppo grandi e lo riduco a pezzi un po' più piccoli, diciamo della dimensione di 2 cm di lato più o meno. È importante non fare dei pezzetti di maiale troppo grandi perché alla fine dovranno essere della stessa dimensione di quelli che riusciremo a ricavare dalle mele. In un tegame metto un po' d'olio d'oliva e l'aglio tagliato a pezzi. Aggiungo i semi di finocchio e faccio soffriggere leggermente. Quando l'olio è caldo e l'aglio inizia a imbiondirsi, aggiungo i pezzi di maiale. Mantengo il fuoco vivace per farli dorare su tutti i lati, girando spesso con il mestolo. Ecco qua, devono prendere colore da tutte le parti, in questa maniera. Sì, adesso il maiale si è dorato esternamente, anche se ovviamente non è ancora cotto. Aggiungo il brodo che nel frattempo si è formato e lascio andare a fuoco medio per almeno una decina di minuti. Mentre il maiale cuoce, prendo la mela e, attenzione, senza sbucciarla, prima la divido in quattro. Ecco, in questa maniera. Poi levo la parte dei semi e del torsolo da ciascun quarto di mela. Infine divido a metà i quarti di mela e poi li faccio a tocchettini più o meno della stessa dimensione a cui ho tagliato anche il maiale. Quando il maiale arriva a metà cottura e il sugo si è un pochino ritirato, aggiungo anche pezzettini di mela. Poi lascio cuocere sempre a fuoco moderato finché la mela non si ammorbidisce sufficientemente, ma senza disfarsi. Per capire quando è pronto, saggio con la forchetta la consistenza della mela, che deve essere cedevole ma non spappata. Ecco, così va bene. A questo punto anche il sugo si dovrà essere ritirato in questa maniera, formando una crema un pochino più densa. Penso che ciò avvenga grazie alla pectina contenuta nella mela. Adesso possiamo spengere il fornello e andare a tavola. Nel piatto ho già messo delle bietole saltate che stanno benissimo insieme al maiale con le mele. Servo alcuni pezzettini di maiale con le mele ed ecco qua, un piatto veramente gustoso, buonissimo, il maiale è abbastanza morbido e lo devo dire, questo è un piatto molto toscano. Spero che proverai a rifare questa ricetta perché è veramente buonissima. Se questo video ti è piaciuto, clicca qui per iscriverti a questo canale e vedere altre mie ricette, magari ricette della tradizione un po' dimenticate, proprio come quella che abbiamo appena visto. E tu? Hai riscoperto qualche antica ricetta di recente? Se sì, scrivilo nei commenti qua sotto. Grazie per la visione e alla prossima!